Uno dei migliori modi per imparare una nuova lingua e migliorare nell'ascolto è ascoltare i podcast. Questo perché puoi farlo quando vuoi e dove vuoi. E nella lezione di oggi voglio consigliarti dei podcast per migliorare in italiano. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi parliamo di podcast di italiano. Ma attenzione, non ti consiglierò dei podcast di italiano per stranieri, quindi podcast che facciamo noi insegnanti per voi studenti. Per esempio, io ho 3 podcast, uno per principianti, uno per intermedi e uno per avanzati. E sono dei podcast fantastici per migliorare in italiano, però a volte è anche bello esporsi a materiale in italiano creato per italiani e non per studenti. Quindi tutti i podcast che ti consiglierò oggi sono per italiani e diciamo che sono quasi tutti per un livello intermedio e avanzato. A me piace tantissimo ascoltare i podcast sia in italiano per divertirmi, ma anche per imparare o migliorare una lingua straniera. E io ascolto sempre i podcast, per esempio mentre cucino, mentre faccio la lavatrice, mentre vado a camminare, mentre sono in macchina, perché devi solo ascoltare, quindi puoi davvero ascoltarli quando e dove vuoi. E poi, secondo me, i podcast sono un'ottima compagnia. Iniziamo subito dal primo consiglio di oggi: indagini. Quando si parla di true crime, tutti parlano di Elisa True Crime, che è sicuramente la massima rappresentante del true crime in Italia. Ed è bravissima, parla in modo super chiaro. Però se vuoi ascoltare un podcast che si focalizza esclusivamente su casi di crimini italiani, allora il podcast Indagini è perfetto per te. E questo è un podcast famosissimo che è sempre tra i primi posti delle classifiche di podcast in Italia. È un podcast di un giornale, Il Post, ed è scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Ogni fatto di cronaca nera, quindi quando si parla di omicidi sostanzialmente, è diviso in 2 parti, quindi di solito ci sono proprio 2 parti per lo stesso argomento, lo stesso fatto di cronaca. E infatti questo podcast scende molto nei dettagli. E di nuovo parliamo di fatti di cronaca italiana, alcuni più conosciuti, più famosi, altri no, che non si conoscono molto. Il presentatore del podcast, Stefano Nazzi, parla in modo abbastanza chiaro. A volte forse può parlare un po' velocemente e sicuramente vengono usati anche dei termini un po' più tecnici. Forse conosci già questi termini se ti piace il true crime. Se invece non ascolti spesso cose di questo genere, forse alcune parole saranno nuove per te. Comunque sarà una sfida. Però se ti piace il genere, io te lo consiglio. Io personalmente non ascolto il true crime, non mi piace. Ho ascoltato una puntata per capire se potevo consigliarvelo e ve lo consiglio se vi piace il genere, ovviamente. E ora passiamo al secondo podcast che voglio consigliarti, che invece mi piace tantissimo, che ascolto abbastanza regolarmente, che è Passa dal Basement. Questo è un podcast di uno speaker radiofonico, Gianluca Gazzoli, e il podcast è ambientato nel suo basement. Ovviamente basement fa riferimento alla parola inglese per indicare un piano sotto la casa. Ora, la cosa bella di questo podcast è che sono tutte interviste, quindi Gianluca invita delle persone a passare dal suo basement per un'intervista e ha invitato dei grandissimi personaggi della scena italiana, della televisione, della musica, della cucina, dell'imprenditoria. Per esempio, la mia intervista preferita in assoluto è quella con Bruno Barbieri, che è un famosissimo chef italiano, ma anche personaggio televisivo, giudice di MasterChef, per esempio. Io adoro Bruno Barbieri, mi piace tantissimo e quella è la mia intervista preferita. Però qual è la cosa bella? È che dato che sono interviste, ovviamente sentirai sempre una conversazione in italiano
tra due italiani. E ovviamente questo ha un valore enorme, perché se tu senti due italiani parlare tra di loro in un contesto molto informale, come un'intervista in un podcast in questo caso, puoi esporti a un italiano super autentico. Puoi sentire le piccole parole che vengono usate per collegare le frasi. Puoi sentire le piccole parole usate come risposta a una domanda. Insomma, puoi ascoltare l'italiano vero. Gianluca poi è un ottimo presentatore e mette a proprio agio gli ospiti, e dato che in ogni puntata ci sono ospiti diversi, puoi anche esporti a diverse voci, diversi accenti. Alcuni saranno più facili da capire, saranno più chiari, altri un po' più difficili. L'accento di Gianluca invece è un accento di Milano e lui parla in modo abbastanza chiaro. Secondo me è un podcast super interessante che puoi anche non ascoltare in ordine. Puoi dare un'occhiata ai titoli delle puntate e ascoltare quelle che ti interessano di più, quelle con i personaggi che ti interessano di più. Secondo me è davvero un ottimo esercizio di ascolto. Però ovviamente per esporti a un italiano vero, un italiano autentico, puoi usare anche altri contenuti oltre ai podcast. Per esempio film, serie TV, video qui su YouTube, video di insegnanti, ma anche video in italiano per italiani. E per questo motivo voglio farti un bel regalo. Infatti abbiamo creato per te un fantastico PDF con più di 50 materiali autentici per migliorare in italiano. In questo PDF troverai diverse sezioni in base al materiale, quindi film, serie TV, podcast. Ci sono anche per esempio alcuni podcast che menzioniamo in questa lezione, ma anche altri podcast, video YouTube, eccetera. La cosa bella è che ogni materiale è diviso per livello, perché è molto importante scegliere un materiale che vada bene per il tuo livello. Quindi scegliere un materiale troppo difficile è solo frustrante e controproducente, ma scegliere un materiale troppo facile potrebbe non farti migliorare. Quindi ogni materiale è diviso per livello, una trama, così puoi vedere di cosa parla, e anche un mio commento personale come insegnante. Insomma, è un PDF fantastico che ti darà dei consigli super pratici su cosa guardare o ascoltare per migliorare in italiano in base al tuo livello. Ci sono più di 50 materiali, come ti ho detto, quindi non hai scuse, hai tantissimo da guardare o da ascoltare. Per scaricare il PDF è molto semplice, clicca sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento, o se vuoi scannerizza il codice QR che vedi qui sullo schermo. Lo puoi scannerizzare con il tuo cellulare se stai guardando questo video dalla televisione. Per me è un po' strano essere nella televisione delle persone, oh mamma mia. Poi inserisci il tuo nome e la tua email e ti invieremo questo fantastico PDF. Ora andiamo avanti con il terzo consiglio. Sì, in italiano 3 è così, non così, ma così. Voglio consigliarti il podcast di Alessandro Barbero, un grandissimo storico italiano. Se ti piace la storia, ma anche se non ti piace, in realtà questo podcast è perfetto. Alessandro Barbero è uno storico italiano, un saggista, un professore ed è un grandissimo appassionato di storia medievale. In questo podcast troverai la registrazione di alcune delle sue lezioni, interventi sulla storia, dal Medioevo fino ai giorni nostri. Barbero parla con un accento piemontese abbastanza marcato, quindi un accento del nord Italia, però comunque parla in modo abbastanza chiaro. A volte parla in modo un po' veloce, questo perché si lascia prendere da quello che racconta, si vede che ha una grandissima passione per la storia e a volte sicuramente ci sono anche delle parole un po' più tecniche, però la sua forza è che è molto comprensibile. Perciò ti dico, anche se la storia non ti interessa particolarmente, comunque ti piacerà questo podcast, perché racconta le cose con una passione incredibile e quindi ti appassionerai anche tu. E ora passiamo al quarto consiglio di oggi, al dente.
Questo non è un podcast di cucina, ma un podcast di eccellenze italiane. Questo podcast mi è piaciuto tantissimo, ho ascoltato la prima stagione, non ho ancora ascoltato la seconda. In questo podcast il presentatore, che ha un accento milanese molto molto comprensibile, intervista delle persone che hanno contribuito, hanno lavorato a delle eccellenze italiane. Per esempio c'è l'intervista a Federico Grom, uno dei cofondatori di Grom, che è un'azienda di gelati famosissima in Italia e nel mondo, e i gelati sono anche molto buoni. Poi c'è un'intervista a Rossella Cerea, che è la general manager del ristorante 3 stelle Michelin da Vittorio a Milano, proprio un punto di riferimento della cucina milanese. E pensate che poi hanno aperto anche altre sedi di questo ristorante a St. Moritz e Shanghai, un grandissimo esempio di eccellenza italiana. Questo podcast mi piace tantissimo perché puoi comunque esporti a diverse voci, diversi tipi di italiano, perché dipende dalla persona che viene intervistata, ma anche perché puoi imparare tantissime cose sull'eccellenza italiana. Super super interessante. E poi finiamo e passiamo a un podcast che a me piace tantissimo, attualmente è il mio podcast preferito che ascolto ogni venerdì, perché è un podcast super divertente. A me piace molto ascoltare i podcast leggeri, podcast dove devo ridere, e questo podcast è perfetto. Si chiama Katia, proprio il nome di una persona. Katia è il podcast di Edoardo Zaggia, che è un comico e un content creator sui social, e il suo compagno Alberto Sacco. Ma perché questo podcast si chiama Katia? Beh, perché Katia è il nome immaginario dell'amica pettegola di tua mamma. Che cosa significa pettegola? Beh, una persona pettegola è una persona che parla molto facendo dei gossip, che parla spesso male delle altre persone, che non ha peli sulla lingua, cioè che dice tutto super direttamente. Questa è Katia. E Katia di solito è l'amica pettegola di tua mamma che va a prendersi il caffè a casa di tua mamma alle 3 di pomeriggio solo per un caffè veloce, 5 minuti, e poi non se ne va più. Rimane lì seduta al tavolo a parlare fino alle 9 di sera. E questa è un po' l'idea del podcast: entrare nelle case delle persone con prepotenza e parlare di cose random che non c'entrano niente. È un podcast super 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 divertente. C'è tantissima intesa tra i due ragazzi, quindi che rende il podcast ancora più piacevole da ascoltare. E poi ci sono tantissime battute, tantissima ironia, anche tantissima autoironia. Mi piace questo podcast perché è molto leggero e perché mi fa ridere tanto. Ma questo podcast, se decidi di ascoltarlo, può essere un po' difficile, forse il più difficile della lista. E per questo motivo lo consiglio soltanto agli studenti un po' più avanzati. Perché è difficile? Non perché i ragazzi non parlino in modo comprensibile. Hanno un leggero accento veneto, perché loro sono del Veneto, però comunque i loro accenti sono super comprensibili. Quindi qual è la difficoltà, o meglio le difficoltà, perché ce ne sono due. La prima difficoltà è una difficoltà generazionale. Io rido alle loro battute perché noi siamo della stessa generazione. Forse se questo podcast lo ascoltasse mia mamma, alcune battute non le capirebbe, perché è un discorso generazionale. La seconda difficoltà invece è capire il senso dell'umorismo in italiano, che è una delle cose più difficili quando stiamo imparando una lingua, perché devi conoscere molto bene la lingua, ma anche la cultura. La lingua perché a volte se ci sono dei giochi di parole, dei doppi sensi, forse non lo capisci perché non sai bene il significato di quella parola, di quell'espressione. E anche culturale perché magari fanno una battuta su un famosissimo personaggio televisivo italiano, però magari tu non lo conosci. Quindi è un podcast un po' più difficile per questi motivi, non tanto per la lingua, ma per queste difficoltà che ti ho appena detto, ma è fantastico perché se hai un livello abbastanza avanzato in italiano, puoi ascoltare questo podcast e imparare tantissimo sulla cultura italiana, la cultura diciamo popolare italiana. Spero che questi consigli ti siano piaciuti, ma
come ti ho detto prima, se scarichi il nostro fantastico PDF con più di 50 materiali utili per migliorare in italiano, potrai trovare tantissimi altri consigli su film, serie TV, canali YouTube e anche altri podcast, oltre a quelli che ti ho già menzionato in questa lezione. Puoi scaricarlo scannerizzando il QR code o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. E se questo video ti è piaciuto, ti ha aiutato e ti ha dato dei consigli interessanti per migliorare in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo ed è il modo più semplice, veloce e facile per te per supportarci, quindi grazie mille. E non dimenticare anche di iscriverti al canale per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!